Oggi ci immergiamo nelle parole intraducibili. Se parlate più lingue vi sarete sicuramente trovati in questa situazione. Può capitare perché non conoscete il termine oppure perché semplicemente un termine non c'è. Lo spunto per il video di oggi ce lo dà questo simpatico libro. Il titolo Lost in Translation significa proprio persi nella traduzione. Ella Frances Sanders è un'illustratrice, ha selezionato per noi termini di tutto il mondo che non riusciamo a rendere con un'unica parola, ma che abbiamo bisogno di esprimere con tutto un giro di parole. Per noi amanti dei libri non può mancare Tsundoku, quella abitudine di comprare e infilare libri. Quanti di voi sono affetti dallo Tsundoku? In generale ciò che emerge da questo libro è che molti dei termini non traducibili si riferiscono a sensazioni, a stati d'animo, quel modo in cui ci si sente quando. Di come tradurre professionalmente termini intraducibili ne parleremo più avanti con una professionista, Manuela del canale Voltare Pagina. Rimanete con noi e saprete di più, soprattutto per quanto riguarda titoli dei libri o titoli dei film. Ma ora ci addentriamo in un caso risolto in modo sorprendente, Mongata. Effettivamente la gran parte dei termini si riferisce a stati d'animo e sono casi per noi irrisolti, ma oggi siamo qui per parlare di un caso sorprendentemente risolto con metodo ruote quadrate, cioè unendo i puntini. Ecco a voi Mongata. Se percepite un'assonanza con il nome del gruppo musicale Måneskin, non vi state sbagliando perché entrambi i termini si riferiscono alla luna. Mon, come anche in inglese moon, significa luna. Nel caso del gruppo musicale la parola è danese e significa chiaro di luna, Måneskin. Nel caso di Mongata la parola è svedese e significa strada della luna. E che cos'è la strada della luna? Se non il luccichio sulla superficie dell'acqua, del mare, dei laghi, che assomiglia effettivamente a una strada tutta luminosa? L'autrice del libro lo spiega così. Forse le persone non notano più abbastanza questi momenti luccicanti e lirici, ma il modo in cui la luna si riflette e salta attraverso l'acqua nera dell'oceano di notte è sicuramente uno spettacolo da vedere. Ok, Mongata significa strada della luna, ma strada della luna sono 3 parole. È possibile esprimere questo concetto in italiano con un unico termine? Vi lascio 5 secondi per pensarci. Non si può. O meglio, non si poteva fino al 1985, quando Mario Luzzi nel suo libro Il battesimo dei nostri frammenti ha inventato una parola apposta, che è aquilunio. L'aquilunio è esattamente il riflesso della luna in tanti piccoli frammenti su uno specchio d'acqua. Abbiamo dunque trovato una parola unica per Mongata, non è più un termine lost in translation. Colgo l'occasione per ricordarvi che alle illustrazioni che riguardano la luna e alle poesie che riguardano la luna abbiamo dedicato un video apposta che vi lascio sotto nella descrizione. Per quanto riguarda i dipinti che ritraggono la luna ne abbiamo infiniti, ma in questi giorni ho avuto l'occasione di visitare una mostra dedicata al famosissimo pittore inglese Turner. Non posso esimermi dal condividere con voi almeno un quadro di questo autore che mi ha veramente colpito per il modo in cui gestisce la luce, la luna e grande protagonista in alcune delle sue opere, come in questa che possiamo vedere qui. La natura sovrasta l'umano, gli omini sono piccoli inseriti in ambienti grandiosi, il paesaggio, la natura sono i grandi protagonisti dei quadri di Turner, sia nei momenti di forza delle tempeste o gli smottamenti, sia nei momenti dei più tranquilli aquiluni. Ma torniamo a Mario Luzzi e al suo aquilunio. Proprio come in un quadro di Turner, la luce della luna si spezzetta in briciole che si poggiano sulle creste delle onde e poi sembrano ricomporsi in un'unica visione, appunto la strada della luna. Si fece in una rissa di lucciole e faville, si infranse tutto, tornò pure uno, quel poco prima intrepido aquilunio. Le piccole scintille che compongono l'aquilunio per Mario Luzzi sono scintille di vita. Metaforicamente ogni pezzetto di questa vita in realtà non è altro che parte integrante di qualcosa di divino, di più alto, della vita. Lei che di questo chissà come si rammenta, quel segno a fiore d'acqua, quella profondità latente, la storia umana, pensa, entrata e uscita dal firmamento. Profondità latente, e qualcuno di voi magari si ricorderà che già nel video di Autotomia avevamo parlato dell'abisso, di questa sensazione di connessione tra noi e la totalità. Ognuno di noi, ogni scintilla di questo aquilunio non è altro che parte del cosmo, parte della grande storia.
una visione filosofica legata probabilmente alle culture e alle filosofie asiatiche che Mario Luzi conosceva e apprezzava. Ehi, se non l'hai ancora fatto, questo è il momento perfetto per iscriverti, c'è la campanella qui sotto, a te non costa niente, ma a noi fa tutta la differenza. Vieni a rotolare con noi! Eccoci giunti al momento in cui approfondiremo il concetto di intraducibilità con la nostra amica Manuela del canale Voltare Pagina, esperta di traduzioni soprattutto dal francese e dallo spagnolo e di letteratura francese e spagnola. Ciao Manuela, grazie di essere qui con noi. Ciao Laura, ciao a tutti coloro che ci ascoltano, grazie a te per l'invito, mi fa davvero molto piacere essere qui. Cominciamo con una domanda difficile. Come si traduce l'intraducibile? Allora, è una domanda difficilissima ma anche interessantissima perché racchiude in realtà molte delle cose, molti dei concetti che sono centrali per la traduzione. Potremmo stare qui ore, quindi ovviamente cercherò di essere molto breve con tutto ciò che la brevità implica, no? In termini di semplificazione. Ti potrei rispondere a questa domanda in due modi. La prima risposta che posso darti a questa domanda è che in effetti ci sono parole intraducibili o quasi o comunque che è molto difficile tradurre in un'altra lingua e questo è un problema per i traduttori. Innegabilmente ci sono parole sulle quali un traduttore deve sforzarsi molto di più, deve lavorare molto di più, deve riflettere molto di più, deve ricorrere molto di più alla sua padronanza della lingua, anche alla sua capacità di usare in modo creativo la lingua d'arrivo, la lingua verso cui traduce. Ora, potrei anche darvi una seconda risposta a questa domanda, una risposta che è quasi il contrario di quello che ho appena detto. In ultima analisi, l'intraducibilità presunta di una parola non è un problema in traduzione, perché quando si traduce un testo non si traduce mai una somma di parole, ma si traduce un senso, il senso globale. L'essenziale è fornire un testo che produca nel lettore della versione tradotta lo stesso effetto che il testo originale ha prodotto nel suo lettore, o comunque il senso più vicino possibile a quello dell'originale. Quindi, per dirlo in uno slogan, le parole difficili da tradurre vanno gestite con abilità, ma non sono un problema insormontabile. E come ci insegnano alcuni teorici della traduzione, quando si traduce non si dice mai la stessa cosa, si dice sempre quasi la stessa cosa. Tutto sta nel determinare il volume di quel quasi e nel vedere come si gestisce quel quasi. Quindi la differenza fra una buona traduzione e una cattiva traduzione sta nell'ampiezza di quel quasi e nel modo in cui quel quasi è stato gestito. Tutto questo naturalmente non è farina del mio sacco, tutto questo lo trovate spiegato brillantemente in un testo che vi consiglio, che si intitola Dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione, di Umberto Eco, veramente un libro che vi consiglio. E tra tradurre prosa e tradurre poesia c'è qualche differenza? Tradurre poesia e tradurre prosa non è la stessa cosa. La prima differenza che chiunque vede intuitivamente, no? Anche i non addetti ai lavori, è legata alle caratteristiche specifiche della poesia e in particolare alle caratteristiche formali. Riguardano per esempio la lunghezza del verso, il numero di sillabe che costituisce ogni verso, ma anche per esempio le rime alla fine del verso o anche all'interno del verso, così come tutti gli altri effetti. Ora, evidentemente questo è un aspetto che in traduzione va preso in considerazione, va gestito e idealmente bisogna riprodurlo nei limiti del possibile nella lingua d'arrivo. Questo ovviamente è un esercizio difficilissimo dove molto spesso si perdono delle cose. Immaginiamo che ci sia una poesia italiana dove nei primi due versi c'è una ripetizione di un suono, della lettera S per esempio. Ora, non è detto che il traduttore riesca a ripetere questo effetto nella lingua d'arrivo. Cosa può fare per limitare la perdita? Magari il traduttore della lingua d'arrivo si rende conto che nei primi due versi non può riprodurre quella ripetizione di S, ma riesce a farlo, la sua lingua gli consente di farlo al terzo e quarto verso. Allora può decidere di fare questa cosa, oppure può anche dirsi: nella mia lingua non è possibile trovare parole che mi consentano la ripetizione di questo suono, della S, però posso trovare un modo di compensare la perdita della ripetizione della S ripetendo un altro suono che la mia lingua mi consente. Queste strategie di compensazione sono cose che i traduttori possono mettere in atto. Ora, voglio fare una precisazione, che se è vero come è vero che la poesia tradizionalmente intesa ha queste caratteristiche specifiche di struttura metrica, di ripetizioni di suoni, eccetera, eccetera, è vero anche che anche i testi in prosa hanno una loro musicalità e possono avere delle ripetizioni di suoni, di parole, eccetera, eccetera, e quindi anche quando si traduce un testo in prosa, in realtà il traduttore deve fare molta attenzione alla musicalità del testo e a tutte queste caratteristiche e deve cercare di riprodurle, deve cercare di rispettarle nei limiti del possibile. Trovo particolarmente sfidante la traduzione dei titoli. In pochissime parole dovete riuscire a trasmettere non solo il concetto in senso letterale, anzi
anzi quello forse è secondario, ma soprattutto il concetto in senso metaforico è far venire voglia alle persone di leggere un libro o guardare un film. Ci fai qualche esempio? Allora sì, hai ragione, la traduzione dei titoli è un elemento fondamentale, è un elemento delicato ed è un elemento chiave anche per ragioni che vanno al di là dell'aspetto creativo. In realtà la scelta del titolo viene spesso motivata da ragioni commerciali o di marketing, come è normale, come è giusto che sia, e non lo dico come denuncia, lo dico come osservazione di un fatto. Cioè il titolo di un libro, così come anche la copertina, tra l'altro è un elemento, è una leva fondamentale che l'editore giustamente deve usare per attirare l'attenzione. Questo è il motivo per cui, forse non tutti lo sanno, molto spesso il titolo del libro non è neanche scelto dall'autore, ma viene scelto quando va tutto bene di comune accordo fra editore e autore. Quando le cose non vanno così bene, addirittura può essere l'editore che impone il titolo del libro. Immaginate perfettamente che vale la stessa cosa per le traduzioni, quindi molto spesso non è il traduttore che decide, ma è l'editore della versione tradotta che deve fare valutazioni che gli facciano capire se il titolo dell'originale può essere efficace oppure no sul suo mercato editoriale. Al netto di queste osservazioni che vanno comunque fatte e che vanno appunto considerate, ecco, è vero che ci sono casi in cui le difficoltà di traduzione dei titoli sono legate a temi squisitamente traduttivi. Due esempi al volo: mi viene in mente L'amica geniale di Elena Ferrante, che in francese è stato tradotto L'amie prodigieuse. Vi do la mia interpretazione dei fatti, che non necessariamente corrisponde alla vera motivazione dell'editore, non lo so, non ho letto niente a questo proposito, però la mia interpretazione è questa. Dovete sapere che génial è una parola che in francese esiste, quindi sarebbe stato facilissimo dare una traduzione letterale parola per parola, però génial è una parola che viene usata tantissimo in francese, che ha perso parte del suo vero significato, del suo impatto, del suo potere. Ecco, voi in Francia sentirete c'est génial, riferito un po' a tutto. Ci vediamo alle 7, c'est génial. Se si fosse tradotto parola per parola questo titolo, si sarebbe persa una parte del suo significato, del suo potere, del suo impatto, e invece, ecco, con la scelta di un altro aggettivo si è in qualche modo più fedeli all'originale, nonostante a prima vista si potrebbe pensare che il titolo non è fedele all'originale. Il secondo esempio che vi do al volo è quello di un romanzo di Marco Missiroli che in italiano si chiama Fedeltà. Ebbene, il titolo di questo romanzo in francese è stato tradotto con chaque fidélité, che corrisponde a ogni fedeltà. Allora, cosa è successo? Perché il francese non si è accontentato di dire fidélité? Di nuovo, è una mia interpretazione personale. Nel romanzo di Missiroli si parla di fedeltà al singolare, al plurale, di diversi tipi di fedeltà: la fedeltà nei confronti di se stessi, la fedeltà nei confronti degli altri, il fatto che queste due fedeltà siano oppure no compatibili, eccetera eccetera. Quindi il titolo fedeltà dell'italiano è un titolo volutamente ambiguo, volutamente ambivalente, perché fedeltà in italiano può essere fedeltà al singolare, la fedeltà, ma può anche essere una parola plurale, le fedeltà, e quindi il titolo italiano ingloba questa ambivalenza singolare-plurale che rappresenta molto bene il contenuto del libro. Ora, in francese questa cosa qui non poteva essere fatta nello stesso modo, perché al plurale bisogna aggiungere una S. Quindi se avessimo scritto fidélité al singolare o se avessimo scritto fidélité al plurale nel titolo francese, avremmo esplicitato qualcosa che nell'originale era ambivalente, era ambiguo in modo voluto, e quindi il titolo della versione tradotta, diciamo che trova un compromesso che mi sembra interessante, che è quello di dire chaque fidélité, ogni fedeltà, mantenendo quindi la parola scritta al singolare ma introducendo una nozione di pluralità, perché se diciamo ogni fedeltà stiamo dicendo che ci sono vari tipi di fedeltà. Grazie Manuela, grazie di aver rotolato con noi. Invito tutti quanti a visitare il canale di Manuela, troverete le indicazioni in descrizione. Grazie a te Laura, è stato davvero un piacere, e sì, effettivamente vi aspetto tutti e tutte sul mio canale, vi aspetto su Voltare Pagina. A presto! In un momento storico in cui le comunicazioni sono sempre più veloci, abbiamo sempre più mezzi per esprimerci, abbiamo capito che in realtà c'è ancora uno spazio vuoto, anzi uno spazio potrebbe essere persino pericoloso se non ci si capisce, eppure lo stesso spazio dove si annida la parte poetica, la parte interpretativa, la distanza tra il significato e l'interpretazione, come ci ha aiutato a capire Manuela. Come sempre è stato bellissimo rotolare con voi fino a qua, lasciate un commento e se non l'avete ancora visto guardate il video sulla Luna. Ciao!